Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale Buon Ferragosto. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, Ferragosto in casa Napoli, dolce e amaro, il risultato portato a casa contro l'Olympiacos nella partita di ieri, ma c'è stato l'infortunio di Lukaku che tiene in apprensione tutto il Napoli, il nuovo summit di mercato, a quanto leggiamo stamattina, per decidere se e cosa fare per quanto riguarda l'attaccante. Interveniamo, non interveniamo. Dal punto di vista tattico però grandissimi spunti e un grande Napoli che comunque andrà in buca in maniera alternativa. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, le raccomandazioni sono sempre le stesse. Se volete iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace questo video un bel like fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo si diverte. Partiamo dalla situazione Lukaku, che ovviamente tiene in apprensione tutti noi. Dovrebbero essere 2-3 settimane, ma gli esami strumentali verranno fatti nelle prossime ore o domani, a quanto abbiamo letto, e ne sapremo di più. Dovrebbe saltare il Sassuolo, il Cagliari, e tornare a disposizione nella partita di Champions, la prima di Champions, a settembre. Lucca comunque ha fatto bene anche nella partita di ieri e Conte l'ha anche sostituito poi nel secondo tempo, perché abbiamo solo un attaccante da poter schierare nella partita contro il Sassuolo. Ha giocato De Bruyne poi in alternativa quando è uscito Lucca al centro dell'attacco, però è un Napoli che tatticamente ha trovato una soluzione che a me piace tantissimo con questa mediana, McTominay, Anguissalo, Bottega e De Bruyne, perché riusciamo pressati nella nostra metà campo, a ridosso della nostra area di rigore, riusciamo ad uscire palla al piede molto ma molto bene, alternando poi il nostro Zambone, che ha fatto un'altra grandissima prestazione ieri, alternando Zambone, De Bruyne a tutto campo e McTominay a sinistra, nel ricevere poi la palla sotto pressione ed uscire alla grande. Detto questo, a sinistra funziona di meno, perché sicuramente abbiamo visto che Olivera non è quel treno che scende in continuazione, arriva sul fondo, detta al limite di detta il passaggio e comunque si inserisce in maniera continua, così come fa invece Di Lorenzo e Politano dall'altra parte, situazione registrata da anni. Però se guardiamo poi il mercato del Napoli e chi arriverà, ovvero Gutierrez, su quella fascia, possiamo assolutamente giocare anche così, perché è un Napoli che resta compatto con la linea dei centrocampisti. Scusate, perdo gli appunti. È un Napoli che resta compatto con la linea dei centrocampisti e quindi sfrutterai poi gli inserimenti, la rapidità, la corsa e le altre caratteristiche che può portarti un Gutierrez, al di là di Olivera, che è ancora un tantino imballato e sulle gambe, ma c'è la preparazione, c'è il ritiro che è appena finito e quindi diciamo che le attenuanti ci sono tutte. Mi sono segnato tutti i minuti con i falli gravi dell'Olympiacos, è stata una caccia all'uomo sin dall'inizio, e l'invito che faccio al Napoli è: non invitiamoli, scusate il gioco di parole, non invitiamoli più, diciamo, negli amichevoli precampionato, perché questi sono arrivati con il sangue agli occhi. Tant'è vero che al 12° minuto, fallo su Zambone, io mi sono segnato questa cosa: l'Olympiacos si gioca la vita, match da dentro o fuori. Poi c'è un fallo al 21° su Di Lorenzo, c'è un altro fallo al 27°, c'è un altro fallaccio al 34°, al 35° su Rachmani, Conte che entra in campo, perché ovviamente dice: ragazzi, ma veramente state facendo? Cioè ci stavano prendendo seriamente a calci senza tirare mai il piedino indietro, e quindi diciamo che ci è andata anche bene, solo con l'infortunio di Lukaku che si è fatto male poi, tra virgolette, da solo. Altro fallo al 53°, 52° e 53°, 59° e 68° su Lucca, con un fallo da dietro. Sono tutte situazioni che mi sono segnato, perché sono falli gravi ed inutili e non da amichevole precampionato. Io sono d'accordo nel tenere alto l'agonismo, nel fare una partita vera, perché comunque devi iniziare un campionato e dal punto di vista agonistico non è che puoi andare a farla scampagnata, siamo tutti d'accordo, però poi c'è, diciamo, un limite a tutto. Lukaku tiene in apprensione, il nuovo summit di mercato porterà a qualcosa. Io ho solo sbirciato tra i possibili svincolati under 22, c'è poco da poter fare per quanto riguarda l'attacco, ma le soluzioni il Napoli le ha trovate, e come con questa mediana a 4 che, come ho detto già prima, è piaciuta tantissimo. Zambone, il nostro Zambone, Anghissà, è in grande forma, ma già da qualche settimana che
le prestazioni di Anghissà, soprattutto in amichevole, sono veramente molto, ma molto convincenti ed è diventato poi un faro per quanto riguarda la ripartenza e l'uscire, diciamo palla al piede, a un tocco, andando poi in porta sfruttando ieri soprattutto la corsia di testa dove è arrivato poi il grandissimo gol di Politano, così come è arrivato poi l'assist sul secondo palo a sinistra su Lucca, che ha portato poi al 2-0. Abbiamo sfruttato sicuramente solo una corsia di testa, ma è un Napoli che comunque esce fuori centralmente per poi aprirsi con 3-4 calciatori che sanno perfettamente il fatto loro e sapere poi diciamo dove smistare il pallone e metterlo con il contagiri sui piedi del compagno che attacca la profondità e l'area di rigore e diciamo grasso che cola. Sono abbastanza irritato solamente per questa situazione diciamo dei troppi falli, tanti falli, e ci abbiamo rimesso ovviamente Lukaku, ma l'infortunio è fisiologico e ci può anche stare. Vedremo poi se dovesse essere più grave del previsto, ma è un Napoli che riesce in maniera alternativa comunque ad andare in buca. Voi mi direte sì, ma noi affrontiamo il Sassuolo e il Cagliari, va bene, poi quando si presenteranno squadre molto, ma molto più attrezzate, faremo fatica. Io credo che comunque Lucca, anche nella partita di ieri, ha fatto molto bene e è andato comunque in gol. Diciamo che settimana dopo settimana mi convince un tantino di più. Ero scettico ed ero il primo ad essere abbastanza scettico, l'abbiamo pagato troppo, eccetera, 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 però Lucca dal punto di vista fisico e per come il Napoli vorrebbe salire con questa mediana a 4, ovviamente è una situazione alternativa provata ieri, il Napoli comunque cercherà di portare avanti un attacco a 3 con Neres, Lukaku alla punta e Politano. Abbiamo visto ieri nel secondo tempo con i cambi Spinazzola a sinistra, Neres spostato a destra con in quel momento De Bruyne prima punto al centro dell'attacco perché non avevi assolutamente nessuno da schierare salvaguardando Lucca e facendolo uscire un tantino prima, però siamo messi molto ma molto bene. Anche dal punto di vista difensivo abbiamo sofferto praticamente zero, se non fosse stata per la cappellata, perché di cappellata dobbiamo parlare e registrarla ovviamente, di Savic, perché esci su Rachmani, sei al limite dell'area di rigore, prendiamo quel gol molto ma molto goffo dove Amir era sull'avversario, lo stava marcando addirittura da dietro, non c'era bisogno di intervenire con quel pugno che poi il pallone va a finire sui piedi di un calciatore avversario, pallonetto e prendi un gol veramente da pollo, quindi da annotare perché ovviamente siamo qui ad annotare talvolta qualche defiance di Meret, siamo qui ad annotare anche oggi qualche defiance dell'altro portiere. Io non sto qui a dire schiera Savic o schiera Meret, eccetera, eccetera. Conte è stato molto chiaro in conferenza. Se la giocheranno tutti e due, poi nel caso, durante la stagione, uno è talmente superiore all'altro che lo devo schierare da titolare e con continuità, allora farò determinate scelte. Però la cappellata di ieri, quando ci saranno poi punti in palio, potrebbe costare molto, ma molto cara. Mi è piaciuto tutto il Napoli, anche Juan Jesus che consideriamo il quarto, il quinto, il sesto centrale, comunque JJ anche dal punto di vista agonistico, quando la squadra avversaria cerca di alzare o di oltrepassare il limite, perché ieri si è oltrepassato il limite dal punto di vista dei falli, è il primo a mettersi in gioco, ha quella diciamo mentalità alla Mario Rui subito di scattare e diciamo difendere la maglia, il Napoli e tutto ciò che c'è da difendere in campo. Mi sono annotato una situazione nervosa anche perché il nostro Kevin De Bruyne, che ha fatto un'altra partita secondo me eccellente ieri a tutto campo, è il faro di tutto il Napoli, lo si cerca in continuazione e lo cercano tutti i compagni perché dal punto di vista delle scelte e la visione di gioco sa perfettamente cosa fare e quindi potrebbe togliere le castagne dal fuoco da un momento all'altro in determinate situazioni. Mi sono segnato però uno scatto di nervosismo, quindi hanno fatto innervosire e non è nemmeno a fine partita. Dov'è? Al 20, al 24esimo, 23esimo, intorno al 25esimo De Bruyne comunque non toglie il piede, entra
a martello e viene ammonito. Viene ammonito e io mi sono scritto: attenzione Kevin, perché questa situazione in Serie A, ovviamente, in partite ufficiali, la vanno a rivedere al VAR e ti vai a fare la doccia. Ecco perché dobbiamo restare assolutamente calmi e cercare di gestire le pressioni che la squadra avversaria dal punto di vista mentale poi ti va a creare. Sicuramente ci sono delle attenuanti da questo punto di vista, perché il calciatore che entra in campo e sa perfettamente che è un amichevole, ovviamente si vede l'avversario che ti viene a prendere sulle gambe in continuazione e lo fa in maniera sistematica e apposta, perché è apposta, lo viene a fare, fai scattare poi Conte dalla panchina che deve comunque entrare in campo, redarguisce chi deve redarguire, eccetera, eccetera. E questo mi porta ad essere irritato, però dal punto di vista tecnico, tattico e della partita, per come si è svolta, al di là del risultato portato a casa, sono molto, ma molto convinto. Poi sono entrati Neres, è entrato Gilmour oltre il 75esimo, Politano diciamo è entrato Spinazzola, ma perché Politano doveva respirare, non ce la faceva assolutamente più. E non stiamo qui però a dire oggi, poi vedremo nelle partite ufficiali, Conte si deve cambiare prima del 70esimo eccetera, perché è stato molto chiaro il mister in conferenza, lo si sta facendo e lo si è fatto nelle amichevoli per portare tutta la squadra, alternando poi 11 e 11, portare tutti gli elementi in rosa ad avere quasi, perché non ce n'è ancora nessuno, i 90 minuti, tant'è vero che il Napoli comunque in blocco al 70esimo è calato, però abbiamo 70 minuti di grandissima qualità e grandissima lucidità, con un Politano già in grande spolvero, al di là della fattura del gol comunque corre, si è fatto tutta la fascia, così come Di Lorenzo, per maturità e per personalità ha fatto un ulteriore step per quanto mi riguarda, perché ieri c'era anche un calcio di rigore su Di Lorenzo che diciamo fa una magia al limite dell'area, si districa tra i difensori, entra in area e secondo me il tocco lì c'era, ma ovviamente nelle amichevoli non vado a puntare il dito sull'arbitraggio, c'è il calcio di rigore, non c'è il calcio di rigore, perché comunque tutte quelle che abbiamo giocato presentano delle lacune enormi dal punto di vista decisionale. Ovviamente sono arbitri che si vanno a fare le ossa in amichevoli estive, siamo tutti d'accordo. Non è che in Serie A poi abbiamo questi fenomeni, speriamo che dal punto di vista arbitrale, non parlo solo delle partite del Napoli, non sto qui a dire siamo danneggiati eccetera eccetera eccetera, ma mi auguro che l'asticella dal punto di vista delle direzioni gara si vada un tantino ad alzare rispetto agli anni scorsi. Detto questo, il calciomercato, e chiudiamo. A quanto si legge Gianlu Sanchez, siamo alle ore decisive, si sta discutendo sull'eventuale percentuale sulla rivendita, Gutierrez arriverà e quindi sulle fasce il Napoli ha sistemato il tutto. Vedremo come gestirà questa situazione Lukaku e se è veramente il caso di intervenire. Dal mio punto di vista qualcosa si potrebbe fare, ma se andiamo a vedere nomi disponibili e scommesse, ecco, da portare in casa Napoli, da poter tesserare, perché ricordiamo che nel caso vuoi fare entrare un parametro zero che ha oltre i 22 anni e quindi lo devi far rientrare nelle liste over 22 senza, diciamo, con tutte le restrizioni del caso eccetera, non ce ne sono o non sono tanti. Potrei menzionare, che ne so, un Hendrick del Real Madrid in prestito, un under 22 che comunque potresti tesserare, ma dal punto di vista fisico non è l'attaccante che vuole Conte. E poi dopo l'esplosione, ecco, in Brasile, quando il Real Madrid poi lo acquistò per una cifra, se non vado errato, superiore ai 70 milioni, comunque un'operazione molto ma molto onerosa, non è che abbia convinto tanto. Però c'è da dire che quando ti siedi sulla panchina del Real e, diciamo, a livello anagrafico sei comunque piccolino, davanti hai dei mostri assoluti, diventa anche complicato trovare continuità e rendere così come rendevi in Brasile, dove giocavi poi tutte le partite e tutte le settimane. Un abbraccio a tutti i tifosi del Napoli, vi auguro un buon Ferragosto, non pensiamo a Lukaku, ci pensiamo da domani, in questi giorni poi arriverà l'ufficialità e il Napoli
saprà sicuramente cosa fare e come gestire la situazione. Forza Napoli, ciao!